il completo da 59,90 compreso tutto e spedizione. Ma ti ricordo che oltre a questo video hai ricevuto un altro link che è l'estratto del mio videocorso Surfcaster Start Advanced che stai guardando adesso qui in sovraimpressione e si mette in questo modo con il piombo che pesa in perpendicolare facendo spostare lateralmente in diagonale la canna. Allora, come ti avevo promesso in fase d'acquisto, per te che hai acquistato il combo canna, mulinello, filo e tutti gli accessori per pescare al prezzo di 59,90 e ti ho fatto vedere nella live come realizzare la lenza, che poi è questa che andiamo a vedere, tu hai ricevuto questo, il fodero, la canna, il mulinello, il filo e tutti gli accessori per creare una lenza semplicissima ma che ti permette di entrare in pesca in un attimo. Lenza fatta con antitangle, piombo, battuta, moschettone, bracciolo ed amo. 4 in serie, ok? E in questo video appunto andiamo a vedere da vicino come realizzare questo tipo di lenza che noi possiamo tranquillamente portare anche addosso alla nostra canna. Arriviamo in pesca, allentiamo un po' la frizione, apriamo la canna con tutta la lenza, agganciamo il piombo, piombi che trovi nel kit, inneschiamo e lanciamo. Vediamo come costruirla passo passo. Quindi che tu abbia preso questo, il completo da 59,90 compreso tutto e spedizione, o il completo da 69,90, quindi questo modello di canna con mulinello e l'altro fodero compresa spedizione. Il kit di componenti che troverai all'interno per pescare è lo stesso ed è composto da una bustina con 3 antitangle, una bustina di gommini coprinodo e salvanodo, una bustina di moschettoni, 2 piombi per pescare con gli antitangle e degli ami che ho già legato per te. E quindi adesso passo passo andiamo a montare questa lenza sulla canna da pesca. La prima cosa che faremo è andare a prendere il filo dal mulinello, passarlo sotto il rullino scorrifilo dell'archetto, allentare un pochino la frizione per prendere del filo. Ce ne prendiamo quanto basta per inserirlo all'interno degli anelli, dal basso verso l'alto, e passo il filo all'interno degli anelli. Ok, prima di proseguire ti ricordo che se stai guardando questo video è perché hai acquistato una delle 2 combo, quelle proprio da primo prezzo per iniziare a pescare, ma soprattutto con gli accessori per pescare, perché tantissime combo ti arrivano e poi magari dentro trovi delle cose inutili che non ti servono per pescare, il cappello, la bobina di filo da 1000 metri. Io ti ho messo 4 cazzate in serie e mi piace chiamarle così perché dà proprio l'idea di ciò che serve, di quanto serve poco per fare la lenza. Ma ti ricordo che oltre a questo video hai ricevuto un altro link che è l'estratto del mio videocorso Surfcaster Start Advanced che stai guardando adesso qui in sovraimpressione. Ovviamente è solo un estratto, ricevi solamente i primi 3 capitoli che sono quelli che riguardano il videocorso, tutto l'utilizzo della canna e del mulinello. A questo punto tu hai ricevuto la combo, tutti i componenti, un mini videocorso che ti insegna a utilizzare la canna, il mulinello e questo video che ti insegna a montare la lenza sulla canna che hai ricevuto. Alla fine di questo video sarai pronto, potrai andare a pesca. Questo per dirti che tutte le operazioni che vedi fare dal mulinello alla canna le trovi nel videocorso gratuito che hai ricevuto. Adesso proseguiamo. Prendiamo una delle 3 cannuccette chiamate anti-tangle, quindi antigroviglio. Inseriamo il filo all'interno della cannuccetta entrando dal lato corto. Passo per tutta la lunghezza, questa cannuccetta è forata internamente, esco dall'altro lato e tiro il filo. Adesso la mia cannuccetta è qui, è sul filo, scorrevole. A seguire inserisco sul filo uno dei gommini. Questi ce l'hai, li hai ricevuti con la combo. Questo è un gommino molto carino, particolare, perché fa da coprinodo e ammortizzatore. Lo inserisco dove il foro è più piccolino, perché sull'altro lato il foro è più grande, serve per andare a coprire l'occhiello del moschettone.
lo vedremo subito dopo. Entro con il filo, passo e vado. Adesso vado a legare il moschettone. Ti farò vedere un nodo semplicissimo chiamato clinch. Tuttavia, se non riesci a fare questo nodo, ti faccio vedere un'alternativa. Il nodo con l'asola a bocca di lupo. E adesso li vediamo entrambi. Il clinch è un nodo. Passi il filo all'interno dell'occhiello del moschettone, dall'altro lato ho il moschettone, avvolgi il filo su se stesso per 5-6 spire e poi lo stesso capo lo ripassi all'interno della prima asola che forma il filo stesso. Lo tiro un pochino senza chiuderlo troppo, lo bagno e ora, tirando moschettone e filo, serro il nodo. Ed ora faccio salire sul nodo e sull'occhiello del moschettone il gommino che ho inserito prima. Questo gommino va a coprire il nodo e anche l'occhiello del moschettone perché ha un foro più grande. Infatti adesso diventa tutto un corpo. Sembra un moschettone con un ammortizzatore sopra. Al moschettone della cannuccetta invece vado ad agganciare il piombo. E via. Chiudiamo il moschettone. Ecco qui. Adesso questa cannuccetta che pesa va imbattuta lì dove abbiamo messo il nostro gommino di battuta salvanodo e si mette in questo modo con il piombo che pesa in perpendicolare, facendo spostare lateralmente in diagonale la cannuccetta anti-tangle, che sarebbe appunto antigroviglio. Antigroviglio perché il filo esce qui, il filo con l'amo che adesso andremo a mettere, e non si ingroviglia attorno al piombo. Abbiamo questa cannuccetta che ci evita il groviglio. E a questo punto l'ultimo degli accessori che hai ricevuto. Gli ami, questi te li ho già preparati io, ne trovi 4, sono già pronti, dove da una parte troverai un'asola e dall'altra parte troverai l'amo. Quindi sono braccioli pronti con amo e asola. Semplicemente apro il moschettone di battuta, inserisco l'asola al suo interno, chiudo il moschettone e la mia lenza è pronta. In pochissimi minuti abbiamo imparato a montare la canna. Adesso bisogna solamente mettere l'esca e pescare. È una montatura scorrevole, quindi il piombo scorre, è anti-tangle, ma soprattutto adesso ti faccio vedere anche perché ho scelto questi pochi componenti, non solo per farti entrare in pesca subito, ma anche per praticità, perché quando tu avrai finito di pescare, facciamo una simulazione, ho finito di pescare, cosa faccio? Chiudo la canna, ti ricordo che tutte queste nozioni le trovi nel videocorso limited che ti ho girato insieme all'acquisto di questa combo, anche come aprire la canna, come chiuderla, tutto, come pulirla, trovi ogni cosa. Quindi chiudo la canna, chiudo gli elementi, man mano che chiudo gli elementi mi recupero un po' di filo, così la mia lenza è sempre in tiro e non mi si allenta. Chiudo l'altro elemento, recupero un po' di filo, chiudo l'altro elemento e recupero un po' di filo. Ho chiuso la mia canna. Taglio? Assolutamente no, non taglio nulla, sgancio solo il piombo, guarda, apro il moschettone, sgancio il piombo, lo rimetto in cassetta, il filo con la cannuccetta lo lascio sulla canna, già montato, passo il filo sotto al piede del mulinello, mi allento leggermente la frizione per prendere il filo che mi serve per arrivare con l'amo fino ad agganciarlo qui, al primo anello, verso l'interno, così non rischio neanche di farmi male con l'amo, perché la punta è all'interno. E basta. Sono pronto. Va da sé che nel momento in cui arrivo a pesca, io cosa faccio? Sgancio l'amo, aggancio il piombo, così mi tiene in tiro la lenza davanti, che metti che c'è un po' di vento, poi questo svolazza, aggancio il piombo e con il piombo in tiro allento un pochino la frizione, anche questo trovi tutto sul videocorso che ti ho regalato,
Con la frizione un po' lenta inizio ad aprirmi la canna dall'elemento più piccolo, mettendo tutti gli anelli dritti. Apro la canna e la lenza è sempre lì, in tiro, non mi si allenta il filo, vedi? Perché ho messo la zavorra. Ho aperto la canna ed eccomi qua. Pronto per pescare. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ditelo a nessuno. Ciao ciao!